Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo appuntamento organizzato dalla Rete Italiana Pace e Disarmo come una delle nostre serie di incontri che servono ad aggiornare un po' su quelle che sono le nostre campagne. Oggi parleremo di Unione Europea, parleremo di come capire, affrontare il percorso e il processo di militarizzazione che è in corso da tempo sull'Unione Europea. Lo faremo con alcuni ospiti internazionali e lo faremo soprattutto a partire da un report che abbiamo pubblicato, è stato pubblicato su spinta della Rosa Luxemburg Foundation ed è stato scritto da esperti di ENAAT, che è la Rete Europea delle organizzazioni contro il commercio di armi, di cui anche Rete Italiana Pace e Disarmo fa parte, e che è stato scritto appunto proprio per fare un po' un riassunto rispetto a quelli che sono i processi di militarizzazione dell'Unione Europea, che come sapete è partita invece come progetto di pace. Questo report, di cui trovate un sommario esecutivo tradotto in italiano sul sito di Rete Italiana Pace e Disarmo e si spera fra qualche settimana riusciremo anche a avere la traduzione integrale in italiano, mentre ora c'è solamente la versione in inglese, si intitola proprio A Militarized Union, un'unione militarizzata. E ne parliamo oggi con due gradite ospiti delle organizzazioni che appunto hanno scritto questo report. Laëtitia Sédou, che è la Program Officer di ENAAT a Bruxelles, proprio sul programma europeo. Welcome Laëtitia with us. Hi. E Wendela de Vries, che è della campagna olandese Stop Wapenhandel, che è una delle organizzazioni che insieme alla rete fa parte di ENAAT. Welcome Wendela with us. Thank you. Ovviamente, avendo le nostre ospiti internazionali, quello che farò sarà tradurre quello che ci diranno. Ovviamente chi può seguire in inglese meglio per lui o meglio per lei, ma ci teniamo anche a fornire una traduzione in italiano per chi non dovesse conoscere l'inglese. Quindi diamo via a questa discussione, inizierà Laëtitia, che appunto dal suo ufficio di Bruxelles si occupa per noi di ENAAT di tutto quello che riguarda, di tutto quello che succede nella cosiddetta bolla di Bruxelles dell'Unione Europea, e quindi ha seguito in questi anni questi processi di militarizzazione e ci parlerà di alcuni dei percorsi principali. So Laëtitia, it's up to you. From your perspective, from your office in Brussels, you've seen all of this militarization of the European Union in the last few years, and you will be following also in the future what's going on, but it's time for us also to understand what has happened in the last few years and why ENAAT work on this issue. So the floor is yours, and please remember that from time to time I will have to translate. Sure. Thanks a lot, Francesco. Hi to everyone, and thanks for being present here during this workshop webinar. So as Francesco said, there have been some recent, or rather recent, moves at EU level that are very illustrative of what we call today the EU militarization or militarization of the EU. Come appunto introdotto, ci sono state alcune mosse molto chiare, molto emblematiche negli ultimi anni che dimostrano come sta andando avanti questo processo che noi chiamiamo di militarizzazione dell'Unione Europea. So I will start by explaining a bit what is this major change or breakthrough that happened in particular in 2016, and then explain a bit more about what we want to achieve with the report. Quindi partiremo dall'illustrare quelle che sono state le situazioni di cambio molto forte che sono avvenute negli ultimi anni, in particolare nel 2016, e poi cercheremo di illustrare quello che vogliamo fare anche in particolare con il report che è stato pubblicato recentemente. So I will have a few slides so that it helps a bit visualize the kind of more technical or practical aspects of what is the militarization of the EU. Laëtitia userà alcune slide che ha preparato, sono in inglese ma cercheremo poi di tradurle per rendere più evidenti quelli che sono appunto anche gli aspetti tecnici di questa militarizzazione dell'Unione Europea. So you can go to the next one. So the main key decision that has been taken recently, and which is the most illustrative, but not the only aspect of militarization, is what we call the EU Defence Fund. And that's the main reason why ENAAT started
to follow the EU policies with a permanent staff in Brussels in 2016. Il punto più chiaro, il punto più evidente di questa militarizzazione, anche se non l'unico, però che dimostra appunto questo cambio, risiede nei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea per la difesa, i cosiddetti EU Defense Funds. E proprio questo è stato il motivo dal 2016 in poi per cui ENAAT ha voluto far partire un lavoro specifico con un ufficio a Bruxelles. So this fund is about funding research and development in the military area to develop or enhance weaponry. What is very striking and important is to see, as this graph shows, the exponential increase in a very short time frame. So in less of a decade, we started from zero funding for military with the EU budget to 8 billion from 2021 to 2027. Questo è l'elemento appunto fondamentale. Questi fondi sono destinati alla ricerca e sviluppo per materiale militare, per sviluppo di nuove armi o per migliorare sistemi d'arma già presenti, e la cosa che è del tutto evidente, si vede anche da questo grafico, è la crescita esponenziale che si è avuta in così poco tempo. In circa 10 anni siamo passati da avere 0 soldi dell'Unione Europea per destinazione di industria militare ad avere prima 90, poi 500 milioni in 2 elementi di prova, e poi ad avere 8 miliardi di euro nel budget dal 2021 al 2027 destinato a nuove armi fondamentalmente. So one of the issues about it is, of course, as Francesco mentioned at the beginning, that for many peace groups and even some lawyers, the decision to fund military research and development with the EU budget is going against, is contradicting the EU treaties. And the European Commission tried to go over that by presenting it as an industrial program, not as a military program. Un elemento fondamentale che subito ha creato problemi anche proprio direttamente ai gruppi pacifisti, ma anche a molti giuristi, è stato che questi fondi per l'industria militare contraddicono alla base quelli che sono i trattati dell'Unione Europea, che escludono proprio l'aspetto militare dalle questioni legate all'Unione stessa. E il punto si è cercato di superare questa obiezione da parte della Commissione, presentando tutto questo come un'iniziativa industriale e non legata alla difesa. And that industrial aspect is also important to have in mind, because of course the defense fund did not come out of the blue, but is really following a long work, more than a decade, of lobbying and over-influence of the arms and security industry on the European Commission and on European decisions. Tutto questo è da sottolineare anche perché ovviamente non è questa serie di decisioni venuta fuori di colpo o scesa dal cielo, ma segue davvero un lungo periodo di pressione, di lobby da parte dell'industria delle armi e della sicurezza verso la Commissione Europea proprio per ottenere questo tipo di risultato. So next slide. So that's really the key main policy that we have been following as ENAAT, and that has been the most visible and the most really a breakthrough of going across the red line of the EU peace project. But that's not the only one existing. And it's important also to see what for those policies are made. Why does this lead to a militarization of the EU? Come detto, queste decisioni sono quelle decisioni sui fondi, quelle principali che hanno superato questa specie di linea rossa rispetto all'intervento anche dell'Unione Europea sulle materie di natura militare, ma non sono le uniche, ed è importante capire perché e per che motivi queste cose sono state in un certo senso definite e programmate. So the first key element of what is a militarization is the fact that those policies aim to answer military needs and to equip European countries with military means, with weapons and technology and equipment. So that's the role of the European Defence Fund we mentioned, but that's also the role of the PESCO, which is called Permanent Structured Cooperation. It's another cooperation among member states of the EU, also in order to cooperate, research and develop about military capabilities.
Uno di questi è proprio dare una risposta alle necessità militari di equipaggiamento dei paesi, degli Stati membri dell'Unione Europea. Questo sicuramente è una delle strutture, delle situazioni che sono previste per il Fondo Europeo per la Difesa, ma riguarda anche la cosiddetta PESCO, cioè la cooperazione strutturata permanente di natura militare. And then another trend, another development shortly after the Defense Fund was the fact that the European Commission and the EU started to use civil policies, existing civil policies, to also answer military needs. There was really this idea that all policies, even civilian, should one way or another contribute to these military needs or military effort, let's call it. Next slide. E un altro problema è stato proprio il fatto che la Commissione Europea ha deciso che non solo nuove linee di finanziamento di attività di natura militare dovessero essere riutilizzate per rispondere ai bisogni di cui abbiamo detto sopra, ma anche che linee esistenti di azioni di finanziamento di natura civile dovessero fare cosiddetta sinergia per dare risposta a quelle che erano delle necessità di natura militare. So this slide is just to give you an idea of how far this can go, how much the military industry is mainstreamed now in different EU programs on military needs and military industry, and can really benefit from them. One of the objectives of the booklet is to present all these different elements, all these perspectives and these synergies in a rather short and accessible way for people to understand how far this goes. So you see it can go from environment to education, transport, etc., etc., even the climate change from a defense perspective. Questa slide fa vedere, non dobbiamo guardarla in dettaglio, ma fa vedere quant'è l'ampiezza di queste tentativi di sinergia per portare soldi e fondi all'industria militare. Come vedete, in vari ambiti, in vari programmi, quello del trasporto, l'aiuto esterno, addirittura l'educazione, l'ambiente, sono inserite delle parti che riguardano l'aspetto militare. Quindi il report, il libro che abbiamo pubblicato, che abbiamo citato all'inizio di questo incontro, vuole fornire a tutti degli elementi per avere un quadro preciso, ma anche veloce, chiaro, di quello che sta succedendo all'interno anche di tutti questi programmi civili. So next slide. So we've seen that the first point is to answer military needs and to develop material, military equipments. Another aspect of it is the fact to prepare for future wars. So that's also part of these research and development policies for the military domain, which is to develop the new weapons for the future wars, autonomous weapons, space, use of artificial intelligence, unmanned system, disruptive technologies. This means like lasers or supersonic weaponry, nanotechnology, etc., are a key priority of those policies. Un secondo punto, no, delle motivazioni per cui sono state prese queste scelte, oltre a quello già visto all'inizio, che è, se vogliamo, il più banale, il più evidente, è quello di prepararsi a possibili future guerre, quindi inserendo elementi su nuovi sistemi d'arma, le armi completamente autonome, l'uso dell'intelligenza artificiale, oppure utilizzare tecnologie che cambiano, che modificano completamente, se vengono definiti disruptive, lo scenario, quindi laser, missili ipersonici, l'uso delle nanotecnologie. Ecco, anche questo è uno dei motivi per cui sono stati implementati i progetti che abbiamo visto prima. The third aspect, which is a very strong concern, of course, for the peace community, is the fact that the EU now is really having a policy of equipping or training partner countries in the south with military means. So it's typically a country like Mali and other countries where you have EU missions, where you have instability or tensions. There is this argument from the EU now to say that for development, you need security. So let's train and equip the military forces, security and military forces with military equipments. So that goes through the EU external aid. So directly from the EU external aid now, a part is dedicated to that, as well as a new instrument called the Peace Facility, funded by the member states, which goes further
down that line, including lethal weapons to certain partner countries. Un'altra delle motivazioni, degli argomenti che vengono portati è appunto quello della possibilità, della necessità da parte dell'Unione Europea di equipaggiare o addestrare alcuni paesi che sono partner in alcune zone del mondo. L'esempio che è stato fatto è quello del Mali, dove ci sono magari delle missioni europee, e questo ovviamente è un punto di estrema preoccupazione da parte di tutte le organizzazioni per la pace, anche perché questo tipo di aiuti viene fornito direttamente tramite il cosiddetto programma di external aid, di aiuto esterno dell'Europa, dell'Unione Europea, ma anche con questa nuova struttura, questo nuovo programma che è la Peace Facility, che è finanziata direttamente dagli Stati membri e permette anche di trasferire armamento letale, quindi è davvero una grossa preoccupazione per quanto ci riguarda. And the fourth point about what is a militarization is, of course, the fact to go on the ground to occupy militarily or to put under military control. In the near future, we already have EU missions, of course, and the report explains a bit what are the different EU missions, those who are from a military nature, but one can very easily see that those weapons and technology developed through the other programs would then be used for these missions and would only encourage the EU to go further down the line of EU missions in conflict situation or tension situation. E ovviamente la parte finale, il quarto punto, è quello di un'azione militare diretta, che possa essere fatta oltre quelle che sono le missioni militari europee già presenti e che nel libro vengono dettagliate, vengono descritte, ma è chiaro che tutto il tipo di armamento che viene sviluppato grazie ai fondi raccolti con i programmi per le motivazioni dette prima, in un futuro potrebbe diventare la strumentazione a disposizione di una presenza militare diretta made in Europe, quindi con la bandiera dell'Europa, e questo ovviamente, anche questo ovviamente è una nostra grande preoccupazione. And the two last points to have in mind that are also developed and presented more in the booklet is that those developments are happening under a lack of parliamentary scrutiny. The European Parliament has, in a number of those policies, they don't really have a say. And when they have a say, when normally Euro parliamentarians could have a stronger view on it, like the European Defence Fund, they have decided themselves not to control it as a normal civilian program. Tutto questo sta avvenendo, e lo descriviamo chiaramente nel libretto, con una mancanza di controllo parlamentare molto forte. Ci sono alcuni programmi che non sono sotto il controllo del Parlamento, e la cosa paradossale in un certo senso è che anche quando il Parlamento europeo avrebbe potuto avere un controllo, ha deciso con un voto di togliersi da questo controllo, cioè di diminuire la tipologia e la forma di controllo che invece esercita su tutti gli altri progetti di natura civile. And last but not least, the other problem we have very soon highlighted and try to alert the EU is the lack of proper ethical checks. So normally when you develop a certain type of weapon or even decide to train and equip military forces, you need to have strong ethical checks by independent bodies. And this is not happening either. E l'altro problema è la mancanza di controlli di natura etica, perché per come sono strutturati questi progetti non c'è tutta quella serie di controlli che di solito anche nel diritto umanitario internazionale e comunque nelle leggi internazionali vengono esercitati i ruoli istituzionali internazionali proprio sullo sviluppo di nuovi sistemi d'arma, e questo sarà un problema sempre più evidente nel prossimo futuro. So that's the core part of what the EU militarization is about. In the booklet, we try to describe this in a rather accessible but accurate way for people to really understand what goes on. Questi sono appunto i problemi principali di questo processo di militarizzazione che si ha nell'Unione Europea. E nel libro, che adesso poi cercherò di mostrarvi con la sua copertina, cerchiamo di descrivere nella maniera più chiara possibile, più evidente possibile, quello che sta succedendo e cosa potrà comportare. But the booklet also tries to explain a bit the framework, the context in which it happens. It didn't come from the blue.
So we also explain the historical steps with the arms lobbying, with the different decisions that have been taken, as well as the global narrative, because the EU also needed a narrative to justify this process. And this is what we call the security narrative that we also explain in the booklet. Quello che cerchiamo di fare nel libro, qui vedete la pagina sul sito di Rete Italiana Pace e Disarmo con la copertina, non è solo descrivere quello che c'è adesso e quello che succederà, ma anche capire da dove è arrivato, quali sono stati i passi da un punto di vista storico e di percorso per arrivare a queste decisioni, la lobby esercitata dalle industrie degli armamenti e anche la narrativa utilizzata per giustificare tutto questo, il cosiddetto quadro di sicurezza, no? Il framework narrativo di sicurezza per cui tutto viene iscritto in quell'ottica e di conseguenza è più facile giustificare anche la crescita di nuovi fondi per nuove spese militari, ma anche e soprattutto non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi, con un cambio di direzione di politica molto forte rispetto a quanto era stato fatto sempre dall'Unione Europea. And then the other aspects we also try to elaborate, and Wendela can definitely share more about that if she wants, is that we also try to dismantle the myth of the economic benefits of the military industry and military research and development. And of course, and Francesco has addressed that in the booklet, it was also to describe the negative impact of such development on peace and safety, not only outside the EU, but also within the EU. Un altro elemento poi che appunto, e Wendela adesso potrà dircelo ancora di più perché ha curato una parte legata a questo, è anche di smentire tutti quei miti che vengono anch'essi utilizzati per giustificare questi nuovi fondi, legati al fatto che lo sviluppo di nuovi armamenti, l'investimento in armi dovrebbe avere un ritorno economico positivo. Invece quello che cerchiamo di descrivere, si è descritto anche nel report, è quali sono gli impatti negativi di tutto questo sviluppo e che potranno essere ancora più forti in futuro, non solo fuori dall'Unione Europea, cioè nei paesi dove eventualmente anche queste armi arriveranno, ma anche nei paesi che fanno parte dell'Unione Europea. So that's it. And then we conclude the booklet trying to suggest that another alternative, another way of addressing security is possible, another definition of security, another approach is possible, and some ideas and suggestions for the readers, whether if they want to engage in this process and fight against EU militarization, we suggest a number of possible actions, groups, and campaigns that people can join. Thank you very much. Thank you to you. E proprio per non rimanere solo nella descrizione delle situazioni, quello che facciamo nel libretto è anche cercare di segnalare quelle che possono essere altre forme, altre narrative, altri approcci legati alla sicurezza e dare anche degli strumenti per le persone, per gli attivisti, per poter cercare di lavorare unendosi a gruppi, unendosi a campagne su questo tema. Ringraziamo Laëtitia, Sédou per questa prima diciamo, esposizione di quelli che sono i punti chiave e visto che Wendela è stata chiamata in causa direi che adesso chiediamo un commento a lei. So Wendela, you've been addressed from Laëtitia about this special issue that always is used by people that wants more military expenditure so that you have to give them more money in order to receive an economic benefit. So you wrote about that and, you know, trying to dismantle this kind of myth. So what can you say about this to us now? Well, thank you. Yeah, well, I think this whole European militarization project started as a support for the arms industry. One of the clear one of the ways you could see that very clear that one of the first ones that started to discuss this was the DG Trade and Industrial Cooperation for the European Union, and not somebody who was thinking about security or peace or whatever. So it starts from the economic perspective.
Diciamo che tutto questo è nato proprio come un sostegno molto forte per l'industria degli armamenti. Lo dimostriamo facendo vedere anche i passaggi di lobby di questi gruppi di esperti che hanno chiesto molti più fondi. E quindi è partito direttamente questa serie di progetti da chi aveva in mente un aspetto economico, non certamente legato alla pace, non certamente legato alla sicurezza. The first arguments to set up things like support for this military industry were that we needed to invest in the military industry because that could provide technical innovations and keep Europe on top of all the new knowledge and research. There were no arguments why it has to be done through the military industry. We think it could also be done, for example, through the development of more clean energy, green energy technology, which we think is much more important at the moment to invest in. But the decision was to invest in military technology. The idea is also that military technology investments will spill over to the civil society. This is a myth coming from the 80s because, well, the internet came from the military industry, so everything from the military industry will bring us ways further. This is long overdue, this story. Nowadays, it's more the other way around. Military industry is taking technical developments from the civil society, the civil industry, especially on the software side. The civil industry is much more advanced than the military industry. So it's not that there's spill off or spill over from the military industry into the civil economy. It's the other way around. Yes, and also the internet was not the true story because it was the internet we know because of CERN and the research on physics. So il primo punto che è stato portato a sostegno di queste iniziative è stata la necessità di investire perché serviva un miglioramento tecnologico, si voleva avere l'Europa al top per quanto riguardava la ricerca e lo sviluppo sui nuovi sistemi, ma non è mai stato spiegato perché questo dovesse essere messo per forza nell'ambito militare. Noi pensiamo che questa necessità di un miglioramento tecnologico e anche di ricerca e sviluppo europeo si sarebbe potuto tranquillamente fare, ad esempio, nella ricerca di nuove fonti di energia pulita, di energia verde, che al momento sappiamo bene quanto siano più importanti e quanto siano più rilevanti anche per il nostro futuro. Tutto questo nasceva poi anche dal mito che veniva messo a sostegno di questa richiesta del fatto che ci sarebbero stati ricadute sulla industria civile con queste ricerche militari, prendendo dal mito degli anni '80 di internet che era nata nel militare, e io ho sottolineato anche che non è nemmeno vero questo, ma oggi vediamo che è proprio il contrario. Oggi è l'industria civile che sviluppa sistemi, pensiamo al software, che vengono poi utilizzati nell'ambito militare. There's another myth, and that is that the military industry is a great creator of jobs for Europe. It starts with strange figures that are presented to the European Parliament, where the Commission shows how many jobs there are in the military industry, and jobs they take are the jobs from the military and aviation industry, because many aviation companies have a military and a civil sector, and they just put all these figures together, and this is all jobs for the military industry. So look what a big job motor this is. There is also no research done to compare investment in jobs in the military industry and in other sectors. Some of this research is done in universities. This is not used by the European institutions, but there are indications that the military industry is not really a job accelerator, making more jobs, but rather taking jobs away from other sectors. There's also complaints from the military industry at present that they have difficulties to get employees because people don't want to work in military production. They prefer civil jobs, which are maybe better paid, but also it's just nicer to make a civil project than to make a weapon. Most people are sensible about these kind of issues. Il secondo grande mito è quello dei posti di lavoro. Si è sempre detto che
l'industria militare era una grandissima creatrice dei nostri posti di lavoro. Nel corso di questa analisi di quello che è successo storicamente abbiamo visto che tutto nasce anche dalla presentazione al Parlamento europeo di dati un po' strani. La Commissione europea ha considerato come posti di lavoro militari tutti i posti di lavoro dell'industria anche produttrice aeronautica, in cui però le stesse aziende che producono anche sistemi d'arma avionici producono anche però per il segmento civile, e hanno messo tutto insieme. Ci sono poi delle ricerche che non sono state fatte dall'Unione Europea, ma sono state fatte in alcune università, che dimostrano come i posti di lavoro creati dall'industria militare siano di meno, che non sia un'industria che accelera o produce nuovi posti di lavoro, ma al contrario li sposta, in un certo senso li assorbe da altri settori. C'è anche poi l'elemento del fatto che oggi come oggi l'industria militare fa fatica ad avere personale, perché molte persone, sia per ragioni di paga ma anche per ragioni etiche, preferiscono lavorare per l'industria civile. È meglio produrre qualcosa nell'ambito civile che produrre un'arma. Well, there are more economic arguments to invest in the military industry that are used. One is that when Europe starts to invest in the military industry, national industries will start working together more internationally on a European level, and that will lead to more efficient and cheaper production for our own national armies, so we can reduce our defense budgets. What you see in practice is that this is not happening. The defense budgets are rising, and on top of the defense budgets, there is spending on on top of national defense budgets, there is spending on European budgets. So far, there's only an increase in costs and budgets, and there is also nothing in this whole plan of financing the military industry that forces these industries really to work together. And well, everybody knows that to work together and to merge companies is one of the most difficult processes. If you do not put a policy in place to let that happen, it will not happen. So you see it's not happening. There's competition between different industries, and it will not end up cheaper. So apart from all other arguments, the argument that putting money in the military industry to have a cheaper defense sector is not working. C'è un'altra ragione che viene detta: investendo in questi tipi di sistemi di ricerca e di progetti, le industrie europee degli armamenti lavorerebbero, secondo loro, tutte insieme. Questo comporterebbe maggiore efficienza, prodotti finali più a buon mercato, e quindi meno spese militari per i budget nazionali e per le difese nazionali. Ciò non sta avvenendo. Vediamo anzi che c'è un incremento di quelle che sono le spese militari, in particolare le spese militari per nuovi armamenti, e oltre alla spesa militare nazionale adesso si deve aggiungere questa quota di budget europeo, che non viene giù dal cielo, ma ovviamente dato dai trasferimenti dei singoli paesi, che deve essere aggiunto. E non sta succedendo anche tutta questa miracolosa unificazione dei progetti europei, perché in realtà in tutti questi programmi non c'è da nessuna parte un sistema che forzi le industrie europee a lavorare insieme. E sappiamo tutti che far lavorare insieme l'industria a diverse aziende è complicato se non ci sono delle politiche, delle pressioni anche dal punto di vista dei meccanismi per provocare questa cosa. Non avverrà e non sta avvenendo, e quello che vediamo è che in realtà le armi e quindi di conseguenza le spese militari non sono più a buon mercato, ma ci costano sempre di più. And there is also the argument that the European arms industries should be more competitive on the international arms market. This is one of the official goals also of all these defense initiatives, that the arms industry becomes more competitive on the international market so that we can export more arms. This is really worrying us, because that's the very last thing that we want, of course, more arms export. It's also a bit unrealistic. Being competitive with the American arms market is not so easy, because the United States has such a huge arms industry and such a huge internal market. And I think we should not even want to compare ourselves with the defense budgets and the amount of armament in the United States. This is not the kind of Europe that we want. And you also see that there is
still a lot of competition going on within the European Union. When you look at one of the most important projects underway for future defense production, that is on the combat aircraft systems. The idea was that it would be very useful to have one European combat aircraft system, but already we have two big blocks within the European Union that are making competing combat aircraft systems. I think the Netherlands is in one and the Italians are in the other one with the British, or it's the Spanish being with the British, I don't know. They're making different coalitions and see where they can make the most profit, but still it's competing systems and it will be very, very expensive. Yeah, and they always use a different argument, because the last time with the F-35 was that we were to invest with the NATO project, and now it's not more a NATO project. In Italy is a British project because it's more interesting, and the French and the German on the other side. So it's always changed the narrative just to get more money. L'ultimo punto che appunto viene sottolineato come molto problematico da noi, ed è il punto per il quale ENAAT si è messa a lavorare su un aspetto di spesa militare, è perché proprio uno degli obiettivi di questi progetti è quello di rendere l'industria della difesa europea più competitiva sul mercato internazionale e quindi esportare di più, ed è per questo che noi, come realtà che si occupano di export di armamenti, abbiamo iniziato a lavorare su questo tema. Ovviamente anche questo è un mito, perché pensare di diventare competitivi rispetto alle aziende di produzione militare statunitense che hanno anche un mercato interno, una spesa militare per nuovi sistemi d'arma enorme, alla quale non vogliamo certo e non possiamo compararci, diventa un mito. Però il rischio è che poi in realtà l'unica competizione che si avrà da un lato internamente. Wendela ha portato l'esempio della costruzione di nuovi sistemi aerei, dovevano essere il principale sistema di collaborazione, invece oggi come oggi ci sono due progetti concorrenti, il CAS fatto dalla Francia, dalla Germania, dalla Spagna, dai Paesi Bassi, e il Tempest, che è un progetto a cui invece l'Italia con Leonardo aderisce, con la Gran Bretagna e la Svezia. E poi ovviamente la competizione purtroppo sarà nel vendere armamenti a paesi del sud del mondo e paesi in conflitto. So that's why I said we decided to work on this, because we as ENAAT are organization that works on arms exports, and is very concerning that the fact that they are pushing for more exports from Europe to countries which are in conflicts. And we all know, because we all publish other documents regarding the flow of European weapons towards the conflict. So for now, thank you to you for what you said, and for the work you're doing, and for explaining a bit to the Italian audience what is this report. And we hope that we have the Italian translation as soon as possible. But then the last question for both of you. The first one for Laëtitia. You follow very close what was happening in the European Parliament. We sent letters, we did meetings, we tried to do campaign, but it was all forceless. It was impossible to stop this. Now it's something that is all set up. So what's next for ENAAT? We weren't able to stop this European Defence Fund and all the other programs you underlined and you described, but what we can do in the future and on what we will concentrate on. Ho chiesto a Laëtitia, visto che non siamo stati in grado, purtroppo, nonostante tutta una serie di azioni, di fermare queste decisioni, cosa potremo fare in futuro. So you're muted, so you have to unmute yourself. Sorry, yes, indeed. It was frustrating, of course, that all the work we did to try and alert MEPs in particular who could have stopped the European Defence Fund. And we try to alert them about all the dangers and the limitations, the simple fact that they would themselves vote against their own right to control the defense funds was quite crazy, but unfortunately it went through. It's quite frustrating, but we think it's important to continue a follow-up on the defense fund first. È stato abbastanza frustrante vedere che tutte le nostre azioni, in particolare sui parlamentari europei, non hanno sortito alcun effetto. In particolare è stato veramente folle dal nostro punto di vista vedere che i parlamentari europei hanno votato per togliere la loro stesso diritto di controllare questi fondi. Però crediamo che sia fondamentale comunque continuare a seguire lo sviluppo di queste situazioni, in particolare l'European Defence Fund.
So what we want to do is to try and challenge the problem regarding the transparency about how the fund is being used and about the ethical control about it. So about transparency, for example, we have been, we want to really highlight which are the companies that most benefit from this funding. Because we also want to demonstrate how much, for example, we have seen that in the first project selected, there was a large, an important part of this was going to the same companies that had lobbied the European Commission, had been part of a group of advisors to the Commission to create this funding. I punti che vogliamo su cui continuiamo a lavorare saranno sicuramente quello degli aspetti etici rispetto ai progetti, ma soprattutto quello della trasparenza. In particolare rendere evidenti quali sono state le aziende che hanno beneficiato e che beneficeranno di questi fondi. Abbiamo visto che nei primi progetti approvati le aziende che hanno beneficiato di questi fondi sono esattamente state quelle che erano parte di questo gruppo di consiglieri dell'Unione Europea che ha suggerito ai tempi di far partire questi progetti, quindi con un chiaro conflitto di interessi. So we have been really producing a small paper, small fact sheets where we aggregated data that the Commission did not want really to put together at the beginning. And I think it played a role that ENAAT has been publishing fact sheets saying, okay, which companies are getting how much of the projects or of the money, has pushed the Commission to also have to produce a number of documents. Il fatto che ENAAT in questi ultimi mesi abbia prodotto report, dettagli, schede riguardanti le compagnie che hanno beneficiato di maggiori numeri di progetti e anche del maggior numero di fondi ha per esempio forzato l'Unione Europea a produrre del materiale simile per dare quantomeno qualche dato rispetto all'utilizzo dei fondi. And what we also want to put at the access of ENAAT members this information about which companies from their countries are receiving funding, from the big ones including to the small ones. Because another trend with that is that companies that would rather work for civil issues are now dragged into working also into the military, start developing a military dimension of, for example, regarding artificial intelligence or softwares or space, dragged into working more into the military because there is money there. And we want that ENAAT members have the capacity, for example, to follow this. Un'altra cosa che stiamo cercando di fare, che ENAAT sta cercando di fare, in particolare con il lavoro di Laëtitia, è produrre informazioni su quali sono le aziende dei singoli paesi europei che stanno ricevendo questi soldi. Non solo le grandi, che ce l'aspettiamo, no? L'abbiamo detto prima, sono state quelle che hanno fatto pressione e lobby, ma anche e soprattutto le piccole, perché un trend che si sta verificando è quello che alcune piccole realtà che avrebbero e potrebbero lavorare tranquillamente per il settore civile vengono in qualche modo trascinate nel settore militare, pensiamo all'intelligenza artificiale, al software, proprio perché ci sono dei soldi a disposizione. This information, this listing, and hopefully a database, if we manage to set up a database of those companies, would also allow, for example, to see which of those companies could be involved in corruption cases, or ENAAT members could identify which ones are involved in very problematic arms export cases as a help for their work, but also for us then to challenge the EU and tell them, okay, now what do you do? Or to the Euro parliamentarians, what do? You have EU money going to such and such companies who are involved in corruption or in very seriously problematic arms exports, for example. Creare magari queste informazioni, stiamo cercando di creare un database, servirà anche per capire quali sono le compagnie coinvolte ed eventualmente permettere ai membri, diciamo, nazionali di ENAAT di verificare che tipo di export fanno queste compagnie, se eventualmente sono coinvolte in esportazioni problematiche verso conflitti, e questo ci permetterebbe anche poi di andare all'Unione Europea, andare ai parlamentari europei e dire: guardate, avete dato dei soldi a questa azienda che poi sta facendo queste cose. Quindi avere trasparenza e informazione è fondamentale anche nel caso, per esempio, se si verificasse l'invio di fondi, di questi fondi anche a aziende coinvolte per esempio in casi di corruzione. And so we would like also to follow a bit what's going on the dimension of the ethical checks. It's very poor and there are more details in the report, so I'm not going to explain too much about it, but what we want to do is really again to challenge what is going on, to challenge the EU
and the decision makers at EU level on what they do or do not do, because there is normally under the Geneva Conventions an obligation to evaluate and to have very strict control on how a new type of weaponry being developed could be harmful for international law or against civilians, etc. And this work, according to us, is not done. And there is work to be done to alert and also to oblige the Commission to unveil more information, because so far they just try not to give any information, pretending this is protected for as a security matter. E poi l'altro aspetto è quello appunto dei controlli di natura etica, che in questo momento non ci sono. Secondo noi è un grosso problema, perché in realtà sarebbe un loro obbligo. Noi dobbiamo chiedere che l'Unione Europea alzi gli standard di controllo sotto le convenzioni di Ginevra, la cosiddetta Martin Clause, obbliga a verificare se lo sviluppo di nuovi sistemi d'arma sia compatibile col diritto internazionale umanitario. In questo momento non è stato fatto, in questo momento non vengono fornite informazioni e come al solito si utilizza la scusa del fatto che sono questioni legate alla sicurezza e quindi sono in un certo senso segrete. So to sum up, we know we are not going to stop this fund now, at least for the next 7 years, but we want to be prepared for the next 7 years. And we also want to play, we don't want to have that they have an easy life. We want to bother them as much as we can. We want that the information is made public. We want that citizens are informed and know what is done on their name, because the Commission and the EU as generally say that European citizens want more defense or more security at EU level. So we want people to know what does that mean really. And I'm not sure it's what they think, what they have in mind. And we really want to do this work of a watchdog, of pushing for this, for more awareness, so that the EU decision makers at some point have to be accountable of the decisions they made and the results of their policies. E poi, nonostante non siamo stati in grado di fermare, almeno per questi 7 anni, i fondi, vogliamo fermarli per i prossimi, essere preparati, ma soprattutto non lasciargli vita facile, non perché tutto questo è stato deciso nel nome dei cittadini europei, perché le strutture e le istituzioni europee continuano a dire che i cittadini vogliono più difesa europea, però gli dobbiamo spiegare cos'è questa difesa europea nella realtà, perché probabilmente non è la stessa cosa che hanno in mente i cittadini e le cittadine europee, e anche fargli capire quali sono i problemi, quali sono le situazioni, perché tutte queste cose spesso vengono fatte appunto nell'oscurità più possibile e nell'opacità più grande. So thank you, Laëtitia, for this remarks, and also I would like to ask the same thing to Wendela. What is our role for the next few years, and do you think that we can play a role, at least in trying to make the European citizen understand what's really going on in this field? Well, I think Laëtitia has summed it up very well. I think the very important thing is that the arms industry cannot work in secret, and that all these kind of things are brought in the open. I think when there were no small peace groups bringing this up and publishing about this and researching onto this, things would be much worse, and they would be able to do much more damage than they are doing now, and to claim much more money than they are doing now. So this is an important point. And another point, I think, is what is also in the booklet. We have not discussed that much today, but it is also the part that you have been writing on, Francesco, is that we want to look at a different way of security, because there's a lot of talking nowadays on strategic autonomy, and the European Union should be a strong union and have a military place between the United States and China. And this is not bringing us security at all, especially now when climate change is going to a climax, and people are very worried, especially youngsters are very worried. We know that we can only solve problems we face now, climate change and also the pandemic, when we work together and not when we are arming ourselves against each other. Il punto principale è che l'industria degli armamenti non può lavorare in segreto.
non siamo riusciti a fermare questi fondi, ma se non ci fossero stati i gruppi pacifisti a lavorare per pubblicare questi dati, per dare informazioni, per premere sui parlamentari europei, la vita dell'industria degli armamenti sarebbe stata più facile e avrebbero sicuramente ottenuto ancora più soldi. Quindi noi dobbiamo continuare in questo senso. E poi un altro aspetto che non abbiamo discusso oggi, ma è importante, è anche cambiare questa narrativa su una diversa forma di sicurezza, questa idea di hard security, cioè di un'Europa forte, armata, che possa intervenire, questa autonomia strategica. Noi crediamo che in realtà la vera sicurezza si deve garantire su altro. Pensiamo al cambiamento climatico, pensiamo alla situazione della pandemia, tutte cose che si riescono ad affrontare solo se si lavora insieme, non se si collabora, non se ci si arma l'uno contro l'altro. So thank you to both of you for your intervention today, but not only for intervention today, but also for the works you are doing every day. And we really want to contribute from Italy to all of these, and in two ways, trying to keep working with you on the project, but also to get all this information and to spread them to the Italian public and to the civil society first, and to the public opinion at last. So thank you again for all you are doing. Grazie mille. Thank you very much, Francesco. Thank you, Francesco. Quindi saluto tutti coloro che ci hanno ascoltati, vi ricordo che sul sito di Rete Pace Disarmo potete scaricare per ora in inglese il report, ma soprattutto che cercheremo in futuro di lavorare su questo tema, e vi annuncio che tra dicembre e gennaio verrà organizzato proprio un seminario della nostra rete per approfondire la questione della militarizzazione dell'Europa, del cosiddetto esercito europeo, e per approfondire invece quello che noi riteniamo necessario, cioè una neutralità attiva dell'Europa e dei movimenti pacifisti. So I updated the Italian audience on the fact that we are working on a seminar, a whole day seminar on these kind of issues, or in December or in January. So you will be invited, and all your work will be invited to be part of this seminar. So thank you again. Thank you. Bye bye. Grazie mille a tutti, alla prossima.